Vorresti realizzare una mini sciarpa triangolare o Bactus all'uncinetto, perfetta anche per principianti e che soprattutto ti farà ottenere una texture particolare? Allora sei nel video tutorial giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube. In questo video voglio mostrarvi come ottenere una texture compatta e molto particolare andando ad applicare all'abbigliamento e agli accessori la tecnica C2C, corner to corner o in italiano lavorazione da angolo ad angolo. Abbiamo già incontrato questa lavorazione in un mio precedente video tutorial, la copertina Alex. Solitamente il C2C viene applicato per realizzare coperte e copertine, ma come vedremo in questo video possiamo utilizzare questa tecnica anche per ottenere degli accessori molto particolari. Come avrete visto nelle immagini di anteprima del progetto, una volta indossata la mia sciarpa triangolare o mini Bactus ha delle dimensioni abbastanza ridotte. Questo per due motivi. Volevo un accessorio da poter magari riporre in borsa quando non lo vado ad utilizzare, ma soprattutto volevo andare a realizzare un progetto con pochissimo filato. Infatti tutto quello che vedrete in questo video è realizzato solamente con un gomitolo. Ovviamente voi potrete andare a cambiare, ad ampliare le misure del progetto a vostro gusto, ripetendo i passaggi che vedremo insieme passo passo. Quali sono le misure definitive del mio progetto? Essendo una sciarpa triangolare abbiamo due misure di riferimento. Partendo dalla punta fino al lato lungo abbiamo circa 43 cm, mentre sul lato lungo, da punta a punta, abbiamo circa 1 metro. Una volta lavorata la parte centrale del progetto, vi mostrerò come eseguire un ultimissimo giro di bordo. Questo ci permetterà di pareggiare la nostra lavorazione su tutti i lati del nostro progetto. Non ho voluto aggiungere altre bordature particolari perché mi piaceva l'idea di mettere particolarmente in risalto la texture che andiamo a ottenere con la nostra lavorazione da angolo ad angolo. Andiamo quindi a vedere tutti i materiali che ho utilizzato per questo progetto e soprattutto andiamo ad uncinettarlo insieme. Per questo progetto ho scelto un filato super colorato, la lana merino oro multicolor, un filato del marchio Tre Sfere. Come composizione abbiamo un 25% lana merino e 75% acrilico. Il gomitolo pesa 100 grammi ed ha una resa di circa 400 metri. Ferri e uncinetti consigliati numero 4 o 4,5. La sfumatura che ho scelto racchiude diverse tonalità chiare e scure. Abbiamo ad esempio un grigio antracite, un grigio un pochettino più chiaro, un verde acqua, un azzurro e diverse sfumature sempre sul tono del verde. Questa sfumatura in particolare la trovate col codice colore 837. Andrò a lavorare il tutto con un uncinetto numero 4. Ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che avete scelto e ovviamente alla vostra mano di lavorazione. Cominceremo la lavorazione della nostra sciarpa Bactus partendo dalla sua punta e proseguiremo poi nella lavorazione lavorando in diagonale e ovviamente vedremo poi come concludere insieme il nostro progetto. Andiamo ad avviare 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nelle prime 3 catenelle lavorate, 1, 2 e 3, dobbiamo andare ad eseguire un punto alto. Partiamo dalla catenella più vicina al nostro uncinetto, la numero 3. Carico il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella lavorata, prendo il filo e lavoro un punto alto. Entro nella seconda catenella lavorata, punto alto, e un'ultima maglia alta
nella prima catenella lavorata. Questo è quello che andremo ad ottenere. Qui a destra abbiamo 3 catenelle libere e qui nella parte centrale 3 punti alti, lavorati singolarmente nelle prime 3 catenelle eseguite. Questa combinazione di 3 catenelle e 3 maglie alte costituisce un blocchetto. I blocchetti saranno la costante che andremo a ripetere per tutto il nostro progetto. E in questo momento siamo esattamente sul blocchetto della punta del nostro progetto. Dobbiamo ora andare a realizzare il secondo blocchetto. Per fare questo lavoriamo nuovamente 6 catenelle e dobbiamo ripetere esattamente gli stessi passaggi. Nelle prime 3 catenelle lavorate, 1, 2 e 3, andiamo ad eseguire un punto alto. Partiamo sempre dalla terza catenella, carichiamo il filo, punto alto nella terza catenella, punto alto nella seconda catenella e punto alto nella prima. E otteniamo un altro blocchetto composto sempre da 3 catenelle e 3 punti alti. Giro leggermente il mio lavoro in modo da avere le mie catenelle libere verso il basso, in questo modo. Questo nella mia mano destra è l'ultimo blocchetto lavorato, mentre qui nella mano sinistra abbiamo il primo blocchetto che abbiamo eseguito. L'ultimo blocchetto deve andare ora ad agganciarsi al primo. Per fare questo dobbiamo prendere il primo blocchetto da questa posizione e dobbiamo ruotarlo verso l'alto. In questo modo le 3 catenelle libere dobbiamo averle qui, nella parte superiore del nostro blocchetto. In questo modo, ruotato il tutto, con l'uncinetto possiamo passare sotto le 3 catenelle che abbiamo lavorato. Vedete che queste formano un archetto? Vi passiamo letteralmente sotto con il nostro uncinetto. Dopodiché prendiamo il filo e andiamo ad eseguire un punto bassissimo. E questo sarà il risultato. Il secondo blocchetto lavorato si è attaccato al primo all'interno dell'archetto formato da 3 catenelle. Avviamo il terzo blocchetto, questa volta realizzando solamente 3 catenelle. Sappiamo che ogni blocchetto deve essere composto da 3 catenelle e 3 punti alti. Le 3 catenelle le abbiamo appena lavorate. Ci restano le 3 maglie alte. Andremo a lavorare le nostre 3 maglie alte sotto questo archetto di 3 catenelle, quelle dove ci siamo agganciati con il punto bassissimo. Carichiamo il filo, passiamo all'interno dell'archetto e vi lavoriamo 3 punti alti. Ed ecco qui il nostro terzo blocchetto, 3 catenelle e 3 punti alti. Vi faccio notare un particolare. Il primo giro di lavorazione era composto solamente dal primo blocchetto. Nel secondo giro di lavorazione abbiamo lavorato 1 e 2 blocchetti. Ad ogni giro di lavorazione dovrà corrispondere lo stesso numero di blocchetti. Quindi nel terzo giro avremo 3 blocchi, nel quarto giro ne avremo 4, nel quinto ne avremo 5 e così via. Con la tecnica C2C andiamo ad aumentare sempre alla destra e alla sinistra del lavoro, ad ogni inizio nuovo giro. Vediamo come eseguire il giro numero 3. I passaggi che vedremo in questo giro sono quelli che poi dovremo ripetere per tutto il resto del nostro progetto. In questo momento siamo sull'angolo del nostro lavoro.
Quando ci troviamo sull'angolo, nel momento in cui dobbiamo cominciare un nuovo giro, dobbiamo sempre avviare 6 catenelle e nelle prime 3 catenelle dobbiamo eseguire un punto alto. Quindi vado nella terza, nella seconda e nella prima catenella ed eseguo un punto alto. Ed ecco qui il primo blocchetto del nostro terzo giro. Questo blocchetto, che ora è libero, deve andare ad agganciarsi alla lavorazione sottostante. Per fare questo, teniamo fermo il nuovo blocchetto, prendiamo i primi 2 giri del lavoro e li andiamo a voltare verso sinistra. In questo modo, se guardiamo il lavoro, abbiamo il nuovo blocchetto rivolto verso destra e la nostra lavorazione rivolta verso sinistra. In particolare qui, alla nostra sinistra, abbiamo 3 catenelle che compongono un piccolo archetto. Con l'uncinetto entriamo sotto a queste 3 catenelle, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso e realizziamo un punto bassissimo e abbiamo così agganciato il nuovo blocchetto. In questo momento dobbiamo creare un nuovo blocco e siamo esattamente all'interno del lavoro. Non stiamo quindi lavorando sul lato. Quando siamo al centro del lavoro per creare un nuovo blocchetto, cominciamo il tutto realizzando 3 catenelle. Quindi carichiamo il filo, passiamo sotto l'archetto e lavoriamo 3 punti alti. Guardiamo il lavoro. Qui, alla nostra sinistra, abbiamo nuovamente un archetto di 3 catenelle. Passiamo sotto questo archetto, prendiamo il filo e realizziamo un punto bassissimo. Dobbiamo realizzare un nuovo blocchetto. Facciamo 3 catenelle e dentro questo archetto lavoriamo i nostri 3 punti alti. E abbiamo così completato il terzo giro, perché abbiamo lavorato 1, 2 e 3 blocchetti. Quali sono quindi le costanti del nostro lavoro? Quando cominciamo un nuovo giro, lavoriamo 6 catenelle e le nostre 3 maglie alte. Ruotiamo il lavoro in modo da agganciare il nuovo blocchetto a quello subito qui, sottostante. Passiamo sotto le 3 catenelle, facciamo un punto bassissimo e andiamo a lavorare un nuovo blocchetto. In questo caso, per il nuovo blocchetto, facciamo 3 catenelle e 3 punti alti all'interno dell'archetto sottostante. Andiamo poi qui e ci agganciamo al blocchetto sottostante con un punto bassissimo sotto l'archetto di 3 catenelle. Facciamo poi un ultimo blocchetto lavorando 3 catenelle e 3 punti alti sotto l'archetto. Vediamo velocemente come cominciare il quarto giro, al termine del quale avremo 4 blocchi. Sappiamo che ad ogni inizio giro dobbiamo sempre avviare 6 catenelle e nelle prime 3 catenelle dobbiamo lavorare un punto alto. Dobbiamo andare ora a ruotare il lavoro sottostante verso sinistra. In questo modo. Con l'uncinetto passiamo sotto l'archetto di 3 catenelle ed eseguiamo un punto bassissimo. Nuovo blocchetto, 3 catenelle e 3 maglie alte sotto l'archetto. Andiamo qui sul blocchetto accanto, sotto le catenelle che formano l'archetto e lavoriamo un punto bassissimo. 3 catenelle e 3 punti alti sotto l'archetto per creare così il nuovo blocco. Ci agganciamo qui al blocchetto nell'angolo, sempre con un punto bassissimo sotto le 3 catenelle e lavoriamo l'ultimo blocco del giro. 3 catenelle e 3 punti alti. Ed ecco completato il quarto giro. 1, 2, 3 e 4 blocchi.
Per il quinto giro faremo le 6 catenelle, blocchetto, ruotiamo il lavoro verso sinistra e otterremo 5 blocchi. Al sesto giro, ripetendo gli stessi passaggi, avremo 6 blocchi. Se giriamo leggermente il nostro lavoro, vedete come questa sarà la punta del nostro progetto. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ripetere questi passaggi giro dopo giro e al termine di ogni giro aumenteremo sempre di un quadratino finché la nostra sciarpa Bactus non avrà raggiunto la misura desiderata. Abbiamo detto che il primo quadratino del nostro progetto sarà la punta della nostra sciarpa Bactus. Man mano che proseguiamo con i giri di lavorazione, vedete come il tutto va ad assumere una forma triangolare? Noi continuiamo a lavorare giro dopo giro, blocchetto dopo blocchetto, finché non raggiungiamo una misura che ci consenta di indossare il nostro progetto. Nel mio caso io ho utilizzato un solo gomitolo di questo filato e ho ottenuto una piccola sciarpa Bactus. Se volessi ottenerne una più grande non dovrei far altro che continuare nella mia lavorazione aggiungendo del filato e quindi eseguendo qualche blocchetto in più. Lavorando con la tecnica C2C vi sarete accorti che sul lato lungo del progetto i nostri blocchetti vanno a creare una sorta di effetto a ventagli. Per rendere la lavorazione omogenea su tutti i lati del nostro triangolo andremo ad eseguire un ultimo giro di lavorazione così da pareggiare il tutto ed eliminare questo effetto. Lavorato l'ultimo blocchetto sul mio lato, faccio una catenella e questa volta volto il mio lavoro. Davanti a me ho 3 punti alti e l'archetto di 3 catenelle. Lavoro un punto bassissimo sopra ciascuna delle 3 maglie alte. Quindi lavoro una, 2 e 3 maglie bassissime. Eccomi davanti al mio archetto. Dentro l'archetto vado ad eseguire questa sequenza di punti. Una maglia bassa, una mezza maglia alta, carico il filo, passo sotto l'archetto, ho 3 asole sul mio uncinetto, le vado a chiudere tutte insieme e un punto alto. Fatta questa sequenza, davanti a noi abbiamo un nuovo blocchetto. Saltiamo le 3 maglie alte e andiamo direttamente qui, sotto l'archetto delle nostre catenelle, dove ripetiamo direttamente la nostra sequenza di punti. Quindi lavoriamo una maglia bassa, la mezza maglia alta e la maglia alta. Vedete come eseguendo questa sequenza il nostro bordo non ha più un effetto a ventaglio ma sta andando a pareggiarsi? Dobbiamo ripetere questo passaggio fino ad arrivare all'ultimo blocco disponibile. Al termine del giro, dopo aver eseguito la nostra penultima sequenza di punti, ci resta un ultimo archetto da lavorare, qui alla nostra sinistra. Sotto questo archetto andiamo ad eseguire direttamente 3 punti bassi. E abbiamo così completato il nostro ultimo giro di lavorazione. Non ci resta che andare a tagliare il filo, sfilare la nostra asola e bloccare il filo in eccesso all'interno del nostro lavoro. Come tocco in più al mio progetto ho voluto aggiungere 3 nappine fatte con lo stesso filato sulle 3 punte del progetto, del quale vi ricordo nuovamente le misure definitive, che voi ovviamente potete variare. Per quanto riguarda l'altezza del progetto, partendo dalla punta fino ad arrivare al lato lungo, abbiamo 43 cm, mentre da punta lunga a punta lunga abbiamo circa 1 metro.
Come vi ho appena detto, voi potete eseguire questo progetto anche più grande. Per aumentarne le dimensioni non dovete far altro che eseguire dei giri di lavorazione in più e poi andare a concludere la vostra lavorazione ripetendo i passaggi che abbiamo visto insieme per l'ultimo giro. Siamo così arrivati al termine di questo progetto che io spero sia stato per voi un buon spunto creativo. Abbiamo visto come con pochi passaggi possiamo ottenere una texture molto particolare, messa sicuramente in risalto dal filato sfumato che ho deciso di utilizzare, ma sono certa troverete questo progetto altrettanto bello anche realizzato con un filato monocolore. Se siete interessati poi ad approfondire la tecnica C2C per realizzare ad esempio una copertina, vi ricordo che trovate un video dedicato proprio qui sul mio canale, dove se ne avete piacere vi invito ovviamente ad iscrivervi. L'iscrizione è gratuita e troverete tantissimi tutorial sia per quanto riguarda il mondo dell'uncinetto che quello dei ferri da maglia. Perciò con il mio nuovo progetto Mini Sciarpa Bactus con tecnica C2C vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!